Quindi per realizzare questa struttura qui, ok, quindi una simulazione di questo elemento, andiamo su Workbench e creiamo il nuovo database. Quindi vado sempre in TDL, ok, drop database if exists, ok, let's 007 anagrafe. Allora, a questo punto, per quale motivo? Vi ricordo sempre che è possibile che nella fase iniziale dobbiamo distruggere un po' di volte il nostro database, mi raccomando, in produzione non va mai fatta una cosa di questo genere. Quindi create database e ovviamente utilizzo lezione 07 anagrafe e use lezione 07 anagrafe. Adesso abbiamo capito, dopo che l'abbiamo ripetuto un bel po' di volte, a che cosa serve questo use. Allora, creiamo la prima tabella, la tabella totalmente indipendente. Grazie ovviamente a questo elemento la identifichiamo ed effettivamente cosa succede? Andiamo a realizzare persona. Quindi ci ritroviamo sul create table persona. La persona è caratterizzata ovviamente dalla sua chiave primaria, quindi persona id, che è un integer, primary key, auto, increment. Ci siamo? Poi abbiamo il nominativo, varchar di 250 caratteri, not null, e poi ovviamente abbiamo l'email, sempre un varchar di 250 caratteri, not null, e poi il telefono, che è un varchar di 250 caratteri, che può essere null in questo caso. Quindi possiamo mettergli anche un qualcosa di questo genere, un default ND, ok? Su quello siamo d'accordo, ma alla fine l'abbiamo tralasciato come null, lo lasciamo così. Bene, a questo punto non è un problema della parte di persona. Andiamo a creare la nuova table che si chiama carta identità, ok? Quindi guardate, vado ad effettuare la mia carta identità ID, perdonatemi un po' lunghetto, ma ci serve per essere compatibili con quello che abbiamo detto finora. E poi abbiamo il codice al suo interno, che è un varchar di 10 caratteri, not null, e poi unique, ok? Però che cosa ci manca effettivamente? Guardate, ci manca il persona ref. Bene, andiamo a dire persona ref è un integer, per quale motivo? Perché si riferirà su persona id. Persona id è un integer, allora anche persona ref è un integer. Non può essere null, vedete? In questo caso dobbiamo scoraggiare l'inserimento del valore null lì, e qui che cosa faccio? Not null. E ho risolto il primo problema, guardate, questo qui non lo posso più inserire. Adesso cosa devo fare? Devo scoraggiare l'inserimento di più di una carta d'identità che abbia lo stesso identico riferimento dall'altra parte. E quindi cosa succede? Persona ref deve essere univoco. E quindi oltre a questo not null ci sarà uno unique. E ho finito fondamentalmente. Allora, cosa succede? Vado a definire la mia foreign key, che si chiama persona ref, tra parentesi, ok? References. A che cosa? Sulla tabella persona, ok? Sul campo persona id, ok? E a questo punto cosa succede? Ovviamente on delete cascade. Per quale motivo? Beh, quindi questo qui l'abbiamo appena completato. Perché se elimino Giovanni Pace, ok, io voglio che automaticamente venga eliminata anche la carta d'identità a lui riferita. Ok, quindi questo vincolo di integrità referenziale ci permette di effettuare, ok, 2 eliminazioni al costo di una sola. Attenzione, al costo lo prendiamo con i guanti di velluto, perché non abbiamo parlato di costo computazionale e così via. Questo sarà approfondito più avanti, o comunque sia in concetti più avanzati. Allora, a questo punto cosa succede? Mi ritrovo ad effettuare la mia esecuzione, eccola qui. L'unica cosa che devo fare effettivamente sono tutti quanti gli inserimenti, ed effettuiamo qualche prova, soprattutto nella parte di join. Mi faccio un po' di DML, così almeno faccio gli inserimenti di valori che ho già a disposizione. Quindi faccio l'inserimento di 1 e di 2, eccoci qua. Fondamentalmente
Questi sono i nostri 2 contenuti. Okay, adesso l'unica cosa che cercheremo di fare è, ovviamente, cercare il corrispettivo sulla carta d'identità e viceversa, ovviamente, tramite delle operazioni di join, che saranno abbastanza semplici perché si ripetono più o meno quelli si ripetono le operazioni del one to many.